forse si capisce in contrapposizione con questa parola che è la paesanologia, cioè che sarebbe in realtà un po' lo storico locale, cioè quello che è attento al suo paese, solo al suo paese e per lo più al passato del suo paese. Il paesologo è attento a tutti i paesi e al presente e all'avvenire, quindi non è appunto una figura nostalgica. E questa attenzione da che cosa nasce? Dal fatto che non c'è attenzione verso i paesi, anche da parte di chi li abita. Nella poesia ho scritto: se ne sono andati tutti, specialmente chi è rimasto. Ecco, perché essere attenti ai paesi? Col lockdown abbiamo capito benissimo, perché i paesi non sono il problema dell'Italia, sono un'opportunità. Se l'Italia rigenera i suoi paesi, li ravviva, avrà un beneficio appunto non solo nei paesi, ma anche nelle aree metropolitane che sono troppo congestionate e quindi più esposte a una serie di problemi. Quindi la paesologia è appunto una forma di attenzione e come se dicesse: guardate che ci sono i paesi, cerchiamo di sfruttare questo patrimonio. È apparso evidente a tutti che in queste settimane, in questi mesi, vivere nei paesi è meno pericoloso che vivere nelle città. Le strade sono vuote, non c'è mai un assembramento in realtà. Una qualità ambientale che i paesi possono assicurare, che le città in questo momento non riescono ad assicurare, per cui bisogna riportare persone sui paesi, quindi svuotare un po' le città, riempire un po' i paesi, per il bene dei paesi e delle città. Questi paesi non hanno avuto politiche, non hanno avuto attenzioni adeguate in questi anni. Sono crollati i servizi, penso alle scuole, ai trasporti, la sanità. Quindi questo ha reso questi paesi spopolati, non c'è lavoro. E tra l'altro questa mancanza di lavoro, questa desertificazione rende questi posti anche, a volte anche tristi, no? Ovviamente pieni di sfiducia, pieni di rancore. Però d'altra parte invece sono posti straordinari, pieni di bellezza, quindi sono luoghi ambivalenti. Non è che il paese non è un paradiso, così come la città non è un inferno. Si tratta di miscelare le cose, portare in città le cose buone del paese e in paese le cose buone della città. Il paese non deve essere una comunità pozzanghera, deve essere una comunità ruscello. Bisogna arieggiare i paesi, portare nuovi residenti. Io spero che nella prossima finanziaria il governo dica lavoro giovanile, lavoro nei paesi, perché il lavoro nei paesi crea PIL, crea ricchezza, ma crea anche socialità, cioè rimette in vita i paesi. Un contadino che ha un piccolo appezzamento, come fa a vivere con quel piccolo appezzamento se il grano costa 17 euro al quintale, se un uovo fresco non costa niente? Si tratta di sostenere la piccola agricoltura, quella che fa cibi che secondo me sono dei veri e propri farmaci. Dobbiamo pagare quei cibi, l'olio va pagato, non si può vendere l'olio a 3 euro al litro, non è olio, è un'altra cosa. Quindi c'è una grande, campagna per sostenere i giovani che appunto vogliono trarre reddito dall'agricoltura. Magari il governo può anche regalare a questi ragazzi le terre incolte. Cioè ci vogliono atteggiamenti nuovi dei consumatori e ci vogliono politiche dei governi. Io non è che propugno l'agricoltura, il paese, voglio bruciare le città. Cioè io penso che una società deve essere fatta di varie cose. L'Italia è bella per le sue differenze. Ci vuole Milano e ci vuole Bisaccia, che è il mio paese. Io uso la rete moltissimo, uso internet, uso i social. Per esempio sui social ho lanciato l'idea del baratto da tempo. Le persone mi mandano i prodotti tipici e io gli mando il libro. Questo è un esempio in cui la modernità si connette con l'arcaico, cioè io uso la rete, in realtà però poi la gente mi manda il pecorino, mi manda un prodotto antico. Quindi non è che la rete va demonizzata, la rete va usata però tenendo conto che dobbiamo intrecciarla con l'antico. Il formaggio lo fa sempre il contadino, lo fa sempre il pastore. Cioè la rete ha senso se resta il mondo, cioè serve a far girare il mondo buono, ma non è il mondo la rete.
Cioè, puoi mettere 5.0, 7.0, ma alla fine i pomodori qualcuno li deve comunque coltivare. Non possiamo fare sempre scarpe nuove, qualcuno dovrà risistemare le scarpe vecchie. Quindi il mondo che verrà è anche un mondo di mestieri antichi, secondo me, oltre che di mestieri molto nuovi. Ma il mondo letterario mi sembrava un po' finito, un po' spento, e ho trovato più vita nei social, cioè le poesie le mettevi, le persone le leggevano, le facevano girare, sentivi un'emozione che magari se tu mandavi la poesia al critico letterario manco ti rispondeva, un po' stanchi, un po' spenti, era un mondo un po' morto. Ecco, nei social la poesia si è un po' ravvivata. Siccome io scrivo le poesie per farle leggere, dove sta la gente? La gente sta sui social. Benissimo, i social hanno riattivato la poesia. Io sono felice di ogni mattina di mettere poesie in circolazione e di vedere che c'è gente che le apprezza, le condivide, si commuove. Cioè, uno che scrive le poesie che cosa le deve sotterrare, le deve nascondere. Il gesto più naturale è quello di farle girare. Uscirà un libro che a fine giugno che si chiama La cura dello sguardo, sottotitolo Piccola farmacia poetica. Spero che sia appunto un libro curativo, perché io parto dal presupposto che anche prima del Covid gli italiani avevano un senso di depressione, di stanchezza, di affaticamento che va lenito in qualche modo. Ci vuole lavoro, ci vogliono regole, ci vuole speranza, ci vuole amore. Cioè io vedo molto, c'è poco amore in giro, c'è poco desiderio, no? C'è poco eros. Ecco, la poesia è un richiamo alla sensualità, è un richiamo all'intensità, anche all'intensità dolorosa. La vita è anche dolorosa, però meglio un dolore vivo che così una quiete morta. Io sono per l'intensità.